Ciao popolo YouTube, bentornati a un nuovo video sul canale di Bagnes Music. Come al solito sono con Matteo. Ciao a tutti! E oggi, come potete vedere, parliamo di Novo Guitars, Esatto. un brand veramente molto interessante che conoscerete per bene dopo la sigla. Andiamo! Ebbene sì, oggi parliamo di Novo, un brand non nuovissimo ma che in Italia e in Europa sicuramente sta iniziando ad arrivare soltanto adesso, non è Esatto. un brand che c'è da tantissimo tempo. Dici un paio di cose, ho avuto il piacere anche all'SHG di conoscere qualcuno proprio di Casa Novo, Steve Gray, che ci ha un po' spiegato e raccontato il marchio, però secondo me loro sono anche interessati un po' a conoscere di più di queste chitarre. Certo. Allora, il brand appunto nasce, adesso non so di preciso quanti anni fa, però nasce dal genio di Dennis Fano, che a sua volta fondò Fano Guitars, quindi sempre in ambito strumenti boutique molto particolari. Ha creato questa serie di chitarre che sono particolarissime, molto caratteristiche e non vogliono imitare nulla, diciamo, hanno delle caratteristiche loro molto particolari, sono tutte offset perché tutte le loro forme di body sono degli offset e si possono configurare in vario modo, quindi si parte da una base, c'è una base di partenza, però si possono aggiungere degli optional, si può fare col ponte tremolo, col ponte fisso, pick-up P90, humbucker, gold foil, tipo Telecaster, Sì, questa cosa è una cosa che avevo discusso proprio con Steve, dove lui mi mostrava un po' tutte le follie, perché ragazzi ci sono delle chitarre veramente assurde, che Novo può fare come vostro ordine, quindi voi andate nel loro catalogo, scegliete più o meno quella che è la base di partenza. In questo caso per esempio questa è una modello Serus, e anche quella, poi vedremo anche delle Solus che cambia un po' la geometria esterna del body, e poi tendenzialmente voi potete configurarla come meglio credete, ci sono sia colori che combinazioni pick-up e humbucker, ponte, manico eccetera, che potete fare veramente interessanti. Questo qui probabilmente che ho in mano è la chitarra che un po' ha lanciato Novo, mi verrebbe da dire, nel mondo soprattutto di Nashville e della registrazione, nel mondo della registrazione di Nashville, che è una Serus J, in questo Serus caso. J perché appunto abbiamo il tremolo tipo Jazzmaster, diciamo. Che voglio menzionare un attimo questo tipo di tremolo che è di una stabilità, è la Mastery, pur essendo un tremolo di tipo vintage, ma offre una stabilità, un'intonazione veramente eccezionale. Sì, anche la leva, che magari uno la guarda e dice ma perché così, ha diciamo, permette di avere un'escursione, un range diciamo molto più fluido rispetto a quello che è un ponte classico di una Jazzmaster. Sebbene questa è anche una configurazione offset, come sentirete adesso, effettivamente non suona come una Jazzmaster, no, per è il P90. In questo caso oggi utilizzeremo un Artesound che va a richiamare un suono, potremmo dire Vox, accoppiato con due pedali, anche questi di livello, perché abbiamo un Unobtainium di Crazy Tube Circuit e un Heavenly di Universal Audio come riverbero, per dare un po' di ambiente. Direi di iniziare a sentire la Serus J in versione appunto con il ponte tremolo e porte stile Jazzmaster, e poi andiamo invece al ponte fisso, anche per vedere un po' come cambia la tonalità di questi strumenti.
Tanta roba. Che suonone. Tanta roba. Sì, Che suonone. La cosa incredibile è che effettivamente tu quando la suoni, sia come feeling che come suono, non l'associ a una cosa che tu dici, sto sentendo un astrato, sto sentendo una tele, sto sentendo qualcosa di specifico, perché appunto è un ibrido un po' tra varie cose, no? Hai il P90, hai il ponte in stile Jazzmaster, la scala è una scala tipo Fender in questo caso. 25,5. Quindi questo diciamo è un po' più rispetto a quello che siamo abituati in questo tipo di chitarre che abituati a vedere, però wow. Cioè, ha un suonone. Anche come legni sono particolari, nel senso che loro usano tanto il tempered pine. Il pino, ok. Sì, il pino cotto, diciamo così, che appunto le rende leggerissime innanzitutto, nonostante le dimensioni della chitarra. E poi gli dà questo attacco molto presente e gli lima, diciamo, un po' le frequenze fastidiose degli alti, diciamo, gli alti troppo scampanellanti, e gli dà questo suono molto corposo. Sì, si sente tantissimo quando avevo attivato soltanto la parte clone della Noctanium, con il pick-up per esempio al manico, va a spostarsi più sui suoni tipici Fender con quell'attacco là, con la botta. Però è più corposo come suono. Per farvi capire il ponte, questo è Se veramente pensiamo a un tanta ponte roba. Jazzmaster, no, non la puoi fare questa roba. Non puoi assolutamente. No, sarebbe già scordata. E poi questo tipo di sellette qui, poi vi faccio dei close up perché sono molto particolari. Se sono studiate proprio per mantenere l'intonazione quanto il più possibile precisa, anche su un tipo di ponte del genere, che non è una passeggiata, comunque è una cosa fatta così. Se però questo tipo di configurazione qua non è quella che effettivamente fa per voi, a parte che, come dicevamo prima, la potreste anche customizzare come meglio credete. Sono tantissimi optional. In questo caso voi in negozio ne avete già una versione che invece va ad avere il ponte fisso, quindi più in stile Les Paul, potremmo dire. Il classico Quindi Tunomatic. Esatto. E vediamo un po' quanto questo andrà a impattare il suono. Quindi stesso suono che stavamo sentendo poco fa. Beh, tanta più botta questo. Questa qua ha anche la tastiera in ebano, anziché il palissandro. Cambia anche la configurazione anche dei segnatasti in questo caso, e il binding è una cosa, come dicevamo prima, configurabile. In questo caso, in questo modello qua abbiamo appunto i tasti e il binding, che è stato una cosa richiesta ad hoc. Questa diciamo una versione più, potremmo dire, se una Les Paul Special e una Jazzmaster fanno un bambino, esce una roba del genere. Bella questa. Che suono. Porca miseria. Sempre bella a fuoco, eh? Sì, allora il timbro si sente che è della stessa famiglia, però la botta e il modo in cui risponde lo strumento è completamente diverso. Lì le molle e anche la lunghezza che hanno le corde, che è molto diversa, il punto di taglio, ti dà una rigidezza alla mano destra diversa. Questa qua sembra più compatta anche quando si fa un po' il palm muting, quando si fa a plettrare, te la senti che ti risponde più velocemente rispetto a questa, e ci sta ovviamente di là, c'è un sistema che è fatto apposta per avere un dumping, quindi uno smorzamento che è dato dal ponte, però il suono è quello, cioè più grosso, però è molto molto a fuoco, super preciso nelle medie, e ha quella quantità di basse e quella quantità di alte giusta, che te la rende ancora presente. E questo, ragazzi, era soltanto con il clone. Sentiamola direttamente chitarra in ampli, vediamo come va.
Tanta bello, roba, suono qua, questo sì. è proprio quasi telecasteroso. Sì. Tanta roba, ragazzi. Parlando di Telecaster, in realtà Sì. nel gruppone di nuovo che abbiamo oggi da farvi vedere ce n'è un altro modello che va a richiamare per l'appunto un modello Telecaster come ponte e pick up al ponte in realtà, perché poi come vedete non ha niente di una Telecaster tendenzialmente, Assolutamente. che però si avvicina e ci porta verso l'altra famiglia che ha reso diciamo nuovo quello che è la parte Solus. Praticamente se Serus erano tutte queste formato offset che si avvicinano a, potremmo dire come famiglia, a una Jazzmaster come tipo di offset, qui ci si riporta verso una single cut. Certo. Che appunto Tele, Les Paul rientrano in questo gruppone di single cut che in Casanova si chiama per l'appunto Solus. Esatto. Allora, Anche qui abbiamo il solito body in pine e loro come pick up loro si avvalgono di Lindy Frelin o Lollar, dipende da che tipo di pick up è applicato sulla chitarra. In questo caso abbiamo un Telecaster classico di Frelin e un gold foil al manico. Qui invece, sempre una Solus, abbiamo due Lindy Frelin, l'abbiamo fatta fare con gli humbucker e abbiamo i due Lindy Frelin. Altra cosa, questa qui ha una scala Gibson. Sì, è più quindi corta. Esatto, è una 2475, questa invece è ancora una scala Fender e sentiremo poi le differenze. Ok, e iniziamo da questa qua visto che ce l'ho in mano, Certo. Bella colorazione gold top, in questo caso sempre pine come tipo di body, Sì, che è un pine. po' il classico di nuovo, ne fanno alcune anche in Swamp Ash se non Sì, sbaglio, però modelli. sono alcuni modelli. Poi ci sono anche le versioni semiacustiche come la Miris che avevo suonato all'SHG. Belle anche Molto quelle, che vanno ad avere anche una costruzione ovviamente differente. Sentiamo come suona questa con gli humbucker. Prima andrò direttamente in ampli e poi vado a attivare il pedale per un po' di gain. Suono tipico da humbucker qua. Sì, è una bella Si pancia, sente, anche sì. qua ragazzi l'intonazione, vabbè, è vero che su chitarre di questo livello è quello che ci dobbiamo aspettare, però non è banale che tu fai questi accordi aperti con tutte le corde, che si sentano tutti con un humbucker, che siano così intonati, cioè qua c'è un livello di manifattura che si sente che c'è un'attenzione ai dettagli molto molto ampia. Proviamo a sentirla un altro po', Certo. magari spingendo un po' il decay, perché questo suono scuro mi riporta un po' a queste cose un po' più atmosferiche, stile Ariel Posen, tipo... Tanta roba, Bello, bella sì. questa. Molto. Un suono particolare che appunto non è
quello che ti dà una Les Paul, No. perché comunque, a parte che i legni sono completamente diversi, non c'è il cap, Esatto. non c'è il mogano, è un'altra cosa effettivamente, però quello che mi sta sembrando che è un po' la caratteristica che tutte queste chitarre hanno è una frequenza media che è ben precisa, Sì. perché anche se stiamo cambiando conformazioni e pick-up si sente un timbro di famiglia Sì. che te le riporta effettivamente ad avere questa sonorità molto mediosa, precisa. Molto È molto vero. interessante. Vediamo se invece passando al modello tele questa cosa viene ribaltata o confermata. Effettivamente, ok. Tra l'altro, ragazzi, Silent Jack, una cosa di una La svolta, comodità esatto. incredibile. Questa qui è sempre una custom order che abbiamo fatto, no, non fatto fare noi, è una serie di 5 chitarre che abbiamo fatto con questa verniciatura particolare, 5 colori Ok. diversi, quindi questa in realtà è un pezzo unico fatto da Quindi loro. one of one. Sì, Incredibile. one off. Questa qua l'avevo già suonata, è stata la prima Novo forse ad arrivare Che è in arrivata, Italia. sì, sì. E infatti quando era arrivata ero venuto qua in negozio e avevo chiesto a Elio per favore fammici fare un video perché una Novo non l'ho mai vista in Italia o in Europa, quindi Certo. per favore fammici fare un video perché non si trovano. E quindi in caso se volete un video super dettagliato su questo strumento andate sul mio canale perché l'avevo già suonata e adesso sentite. Già subito ti dà più il twang da tele. Sì, Questo è il ponte. senza essere una tele, nel senso Sì. non arriva a quell'acidità, No. però è il Ci carattere saranno sempre c'è. queste medie qua tipiche È vero. del range Novo, però ti riprende subito diciamo, quella botta tipica anche del tipo di ponte che ovviamente Esatto. ci sta. Ti ispira proprio a suonare in modo diverso. Sì, è Perché un'altra, la tensione vero, che dà sì. il ponte, il tipo di struttura, proprio il suono ti porta a fare cose completamente diverse. Esatto. È molto interessante questa cosa. Sentiamo il Gold Foil. Questa chitarra tra l'altro ha una scelta particolare che in mezzo è fuori fase. Sì. Me la ricordo sta Sì, roba è perché vero. mi aveva sorpreso. È un fuorifase Eh, comunque utilizzabile, è un suono... Sì, no, è un bel fuorifase, un po' l'Albert Lee, ci si possono fare queste classiche cose blues. Esatto. E poi passiamo anche al pick-up al manico, che è sicuramente un pick-up non comune, però è una figata. Bella, bellissima. È completamente diversa come suono rispetto Sì. alle altre, ma cioè, ragazzi, ci sta, guardate un Però po' che cosa. il family feeling, diciamo, Sì, del c'è. marchio c'è. Come C'è. dicevi tu prima, si sente che il suono ha comunque un filo conduttore Sì, del sì, sì. marchio. È come se appunto è sensato, così come un po' con Fender o Gibson, tutti aspetti che ci sia quel tipo di suono Esatto. del brand. Questo te lo riesce a dare pur avendo delle chicche non male, perché Assolutamente. un pick up del genere non è una cosa che vedete tutti i giorni. La configurazione, vabbè, il fuorifase è una scelta, questa in questo caso stilistica, che però è divertente da avere, No, è un bel suono. soprattutto con il gain. In realtà poi potrebbe sembrare quasi la posizione di un wah. Adesso vi vero. faccio sentire.
molto vocale Sì, è come vero, è tipo vero. di suono. La cosa che si nota è che pur essendo con la classica scala Fender il feeling è molto diverso da quello di una Fender, anche per il tipo di manico, che non sono dei manici stile 50 grossi, sono più in una via di mezzo, lavorati vabbè ovviamente benissimo, però questa è veramente particolare come strumento perché vi dà un sacco di suoni che secondo me nessun'altra chitarra praticamente vi dà, a meno che non andate appunto a sperimentare magari con qualche tele e vi iniziate a Sì, fare sì, cose strane. sono suoni suoi che, Sì, 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 molto che ha lei. particolare. Molto particolare. Ovviamente, se voi siete interessati a suonare questi strumenti, potete ovviamente venire in negozio per provarli. Assolutamente. E nel caso in cui invece vogliate fare una cosa ad hoc, potete venire in negozio per ordinarne uno che abbia esattamente Certo. le specifiche che voi state pensando. Perché Certo. alla fine il bello di Novo è che, pur essendo oramai un brand internazionale, ancora lavorano molto come un lavoro di nicchia, dove c'è un rapporto quasi 1-1 con il marchio, che è una Assolutamente. cosa molto interessante che in questo caso fino a quando c'è questa possibilità va sfruttata ovviamente perché Sì, è un plus di sicuro. sì, decisamente. No, grandi strumenti. Adesso magari questa qua che mi sta piacendo la suoniamo anche un po' in uscita. Ci vediamo ovviamente al prossimo video dopo che vi sarete iscritti al canale, perché ovviamente a noi aiuta tantissimo quando vi iscrivete a continuare a fare questo tipo di video anche in futuro. Ci vediamo alla prossima. Ciao!